Signore e signori, buongiorno, bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere poche cose ma importanti per me per quel che riguarda la logistica e la situazione attuale, che la definirei situazione a zero. Ecco, cioè sostanzialmente da adesso posso partire con tutto. Ecco, è un po' tardino perché siamo all'inizio di aprile, quindi sicuramente mi ci si può contestare il fatto è tardi, ma non è mai tardi per iniziare tutto, quindi io proseguo. Dai, allora, a parte tutto e a parte le battute, ho spostato il pollaio, ecco, ho tolto tutti quanti i pali che c'erano prima, rimpinguato le buche, nel senso portato a livello, quindi ho fatto dei riporti di terra e adesso aspetto che sostanzialmente l'erba, per effetto chiamiamola resilienza, ecco, vada a popolare le aree dove appunto le galline hanno fatto le loro cose. Ecco, dai, sono abbastanza contento, è venuto abbastanza pulito e dai, tutto quanto bene. Perfetto, il pollaio è qui di fianco a me, nel senso che l'ho spostato sostanzialmente su un'altra area recintata in modo tale da poter avere gli animali presenti e futuri, ecco, tutti quanti su un'area, ecco, e poter appunto gestirli al meglio. Dai, vi faccio vedere il posizionamento del pollaio, che comunque non è cambiato più di tanto, ma tanto per farvi capire la situazione attuale. Ecco, il cancelletto è rimasto quello di prima per quanto riguarda l'area ex orto, chiamiamola così. Ecco, qui sto facendo un po' di compost, ecco, e sostanzialmente sono andato a sistemare il pollaio in quella posizione al riparo del vecchio noce, ecco, del vecchio noce. Un po' di mangime, acqua sempre fresca per quanto si possa, ecco, presente, e soprattutto la mangiatoia. Basta, qui mi sta crescendo ancora dell'aglio dall'anno scorso, quindi lascerò che il tutto vada per il suo decorso naturale e poi vedremo di ripulire il tutto. Ecco, ho posizionato il pollaio sui soliti 4 mattoni per evitare per quanto possibile l'imputridimento, diciamo, delle gambe in legno, dei sostegni in legno. Ecco, vediamo anche se c'è stato qualche ovetto. No, sono già stati prelevati oggi dalla moglie. E bene, basta, dai. Lì le 4 galline che mi ritrovo, anzi le 3 galline che mi ritrovo in questo momento più il gallo. Ecco, adesso andrò a rimpinguare un po', a infoltire un po' il parco animali. Ecco, queste qua sono due galline che hanno già ormai qualche anno. Ecco, e poi c'è la coppia che ho portato l'anno scorso, delle micro gallinelle, una micro gallina, eccola qua, che è un po' piccolissima, e il suo compagno, il galletto, che è il capo della tribù, diciamo. Ecco, va bene, basta. Allora, semenzaio, come era annunciato dalla locandina del video, ecco, ho risistemato il tutto, in senso che ho fatto pulizia interna, ecco, ho sigillato per bene tutto quanto il margine, quindi ho riportato il terreno fresco dalla fresatura dell'altro giorno, ecco, quindi diciamo sabbia di fiume che è andata a tappare per bene il tutto, ecco, tagliato l'erba, decespugliato, calpestato il più possibile, eccetera. Ecco, trattasi di un semenzaio che ho acquistato qualche anno fa in internet, ecco, da un sito bulgaro. L'ho trovato su altri siti, ecco, ma questo modello mi accomodava più degli altri per il semplice fatto che aveva l'apertura delle porte come piaceva a me, ecco, quindi sostanzialmente un'ante a ribalta verso l'alto e poi da ambo le parti appunto le porte apribili e bloccabili. Ecco, semenzaio da 3 metri per 6, ecco, a moduli di 2 metri, 2 metri, quindi c'era la possibilità di acquistarlo da mi pare 3x4, 3x6 fino ad arrivare a 8, 10, 12 metri. Ecco, comunque semenzaio così, ecco, per la superficie che ho da coltivare, per le cose che devo fare, più che sufficiente. All'interno, beh, dotato di maniglie e tutto, all'interno
Sono state sistemate 6 tavole, ecco, super economiche, diciamo, in plastica. Mi sono piaciute perché, a parte il costo chiamiamolo irrisorio, ecco, sono ottime per quel che riguarda appoggiare appunto i blister di coltivazione, attrezzi, attrezzini, eccetera. Ecco. Quest'anno voglio fare un esperimento. Avevo avanzato questa vasca che mi è stata regalata, è un trancio, nel senso è il coperchio del classico bidone da 1000 litri. Ecco, volevo capire se riuscivo ad operarlo per fare qui i vari substrati, quindi non sporcare in giro e avere tutto quanto in ordine. Ho messo un bancale in angolo, ecco, per tenermi le cose che mi servono. Ne mancano ancora perché comunque devo diciamo organizzare il tutto per quanto riguarda l'annaffiatura, ecco, e altre poche cose. Basta, ho riportato un po' di ghiaione, dato a suo tempo una fresata col nibbi, ecco, in modo tale da sfrollare un po' il terreno, e poi ho livellato, ho messo in bolla e via dicendo. Basta, come vi dicevo, aperture che si possono anche comandare dall'interno, ecco, sia sopra che sotto, catenelle, tutto quanto fornito dal produttore, e l'anta ribalta, come vi dicevo, ecco qua, è comoda perché comunque permette un'uscita del calore verso l'alto senza problemi. Se anche dovesse piovere un po', non me ne importa nulla, anche se va un po' di acqua all'interno, perché tanto drena sul terreno, ecco, e basta, tutto qua, dai, ecco. Importantissimo, perché a suo tempo avevo fatto ho avuto un altro semenzaio, la classica serretta con tela in PVC, che la si trova in tantissimi siti, ecco, ma troppo delicata, e soprattutto questo in policarbonato da 4 mm, ecco, ti permette veramente, anche con temperature più basse, di fare qualcosina in più, ecco, oltre comunque alla solidità in sé. Basta, che dire ancora? Bene, direi per il momento basta così, anche perché oggi e domani, ora c'è un po' di sole ma è previsto pioggia, quindi non farò più di tanto, ecco, ma sono molto contento perché sono riuscito anche a sistemare il terreno, i 400 metri quadri dove dove c'era prima il tunnel. Ecco, ho recuperato i pali dell'ex pollaio della recinzione, dove andrò appunto a sostituire le bandieruole che ci sono adesso, che segnano i confini del terreno, quindi andrò a fare anche quella cosa lì, e dopodiché si comincerà con il taglio erba, e finalmente comincerò a coltivare un qualcosa, dato che comunque l'altro giorno ho passato con il Pasquale la fresa, ecco, e il terreno, diciamo, è pronto per essere lavorato, per farci qualcosa. Basta, dai, primavera meravigliosa è arrivata anche qui, ecco, le mie varietà di melo cominciano già a fare le loro cose, qui i colori cominciano a predominare, ciliegi, amareni, ecco, vi faccio vedere i fiori del mio micro pero, ecco, che sono una meraviglia, pere Williams. Ne fa poche all'anno, ma sono quelle poche che fa sono veramente squisite. Ecco qua, completamente in fiore, ecco, una meraviglia. Bene, basta, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, una buona giornata a tutti, iscritti, non iscritti, e alla prossima, ciao.